Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, e le tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Ok. Abbiamo la carta della stella, amici dei gemelli, periodo di nuovi obiettivi, nuove idee, periodo anche di speranza, perché quando c'è la stella si parla anche di speranza, ed è una carta legata alla canalizzazione in quanto le stelle si vedono di notte, quindi fa riferimento alle canalizzazioni attraverso i sogni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è il nuovo corso per cui ho pubblicato un video a parte anche di quello appunto avete il link sotto che riguarda le tarot pratiche che sono 4 incontri di formazione ed esercitazioni per imparare a leggere i tarocchi. Comunque avete tutto sotto in descrizione. Bene, andiamo, queste forse sono troppe, andiamo a vedere le energie del periodo, ragazzi. Ok, allora partiamo con un appeso. Fante di bastoni anche se non è proprio caduto ma è rimasto incastrato. Abbiamo il carro. Abbiamo un 5 di spade. La sacerdotessa. Un asso di bastoni e un asso di coppe. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta le energie, diciamo, che arrivano, che entrano e dopodiché andrò a fare i vari esempi per i settori, quindi disoccupati, occupati e autonomi per il lavoro, poi ci sarà l'amore, i singoli, i non single, le storie a tre o clandestine, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo appeso che insomma fa ben sperare. Andiamo a vederlo perché è girato al contrario, ragazzi. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un mago. Mm. C'è come un movimento da parte di qualcuno, potreste essere voi o potrebbe essere un'altra persona. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Ho intravisto una stella? Sì, stella nuovamente e 8 di bastoni. Guardate, qui può veramente essere una canalizzazione, una super idea che vi arriva, un qualche tipo di... Se siete youtuber o avete comunque dei social o ehm, diciamo avete questa conoscenza a livello pubblico, cioè siete conosciuti a livello pubblico, ho come la sensazione che la prossima primavera potreste avere una sorta di boom, una sorta di esplosione delle visualizzazioni piuttosto che dei followers. Andiamo a vedere il carro.
Regina di coppe. C'è come un'apertura, ragazzi, qua. E regina di denari. Scusate, regina di bastoni, non di denari. È interessante perché sono due regine e qui avete il carro che è trainato da due. In questo caso sono draghi. Di solito sono sfingi piuttosto che cavalli. E mi risuona un pochettino anche qui con la sacerdotessa perché è sempre un po' il discorso del bivio. Guardate, vi dirò una cosa, può anche esserci l'arrivo di due persone nel caso siate single, due collaborazioni nuove per quello che riguarda il lavoro e c'è come una scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere il 5 di spade. Carro, wow. E imperatrice. Voglio una carta per questa imperatrice. 9 di bastoni. Diciamo che il 5 di spade denota una certa confusione mentale, come se anche il carro un po' riconferma questa cosa perché al contrario è come se non si sapesse bene da che parte andare. Voglio un'altra carta per il mago. Dieci di coppe. Sapete, ho la sensazione che qualcuno semplicemente deciderà qualche cosa e da lì si aprirà un flusso. Perché comunque anche qui avete un cavallo, i cavalli, quindi c'è come un galoppare, un movimento e in effetti poi qua c'è sia una carta di azione, l'asso di bastoni, che una carta di apertura, come vi posso dire, sì, anche di amore, di qualche cosa di nuovo che inizia. Ma adesso andiamo a vedere la sacerdotessa. La luna e... no, è una carta sola, è un 6 di spade. Guardate, ho l'idea che lavorerete, elaborerete certe ideologie dell'infanzia pregresse che probabilmente sono qui, visto che qui abbiamo sia il mago al contrario che la carta dei 10 di coppe al contrario. Io credo che per qualcuno ci potrebbe essere questa evoluzione a livello mentale, perché con la sacerdotessa si riesce a vedere al di là delle cose. La stella o le stelle è la carta di canalizzazione, qui abbiamo la carta che lavora le credenze limitanti. E qui effettivamente c'è un po' la domanda del ma a chi o cosa devo credere? Però qui varrà la vostra percezione personale. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cosa inizia? 7 di spade. E torre. Ragazzi, è come se in questo trimestre vi deste la possibilità di essere più onesti con voi stessi ed effettivamente di destrutturare tutto quello che è, diciamo, la forma mentale che avete avuto fino ad adesso e che probabilmente non vi è servita a molto. Ecco che cosa si sblocca. Probabilmente ci sono come degli ideali a cui vi siete stati aggrappati che non sono più funzionali per il vostro modo di essere o per chi volete diventare e qui è un po' con il fante di bastoni questo scoprirsi, questo ok, vediamo chi realmente sono, vediamo cosa gli altri ne pensano di me, vediamo dove posso andare per riuscire a... Vedendo l'imperatrice mi viene da dire di essere una madre migliore per me stesso o me stessa e qui c'è come ok, adesso vedo chiaro, ok? E anche la stella appunto sono quelle canalizzazioni come delle illuminazioni. Sì, sento che prenderete parecchia chiarezza mentale ad un certo punto, deciderete di agire per lavorare su voi stessi, per buttare giù queste bugie che vi siete raccontati.
Allora, se lo guardiamo da un punto di vista dell'amore, ragazzi, allora qui ci potrebbero essere effettivamente delle conoscenze interessanti, anche più di una, in particolare due se la giocheranno in questo trimestre, ho come questa sensazione. Una persona potrebbe essere più giovane e l'altra un po' meno giovane, ehm, però non c'è tutta questa differenza d'età, sento, tra voi e queste altre due persone. Il fatto che ci siano due carri, uno di questi girato al contrario, ho l'idea che rappresenti un po' la vostra titubanza nel frequentare più una piuttosto che l'altra persona. È come se avessi bisogno di più tempo per capire, per conoscerle meglio fondamentalmente, anche se poi sento che alla fine una delle due la sceglierete, mentre la relazione con l'altra potrebbe effettivamente terminare. Se siete in una relazione, diciamo ufficiale, sento che è come se fosse ora di prendere un po' in mano le redini della situazione, cioè non è più tanto neanche aspettare che l'altro faccia, dica o si comporti, ma semplicemente prendere le vostre decisioni e comportarvi di conseguenza e vedrete che l'altro un po' vi verrà dietro, cioè nel senso l'altro o l'altra. Ehm, Non lo so, vi faccio un esempio. Vi piacerebbe andare, non lo so, in quel laboratorio di cioccolata e lo proponete al partner e il partner dice sì, ci pensiamo, sì, è un'idea carina, però non si quaglia mai una data. A quel punto lì, invece di aspettare che l'altro vi dica quando è libero, semplicemente prendete i biglietti per X data, se il partner viene bene, se il partner non viene bene, uguale, perché magari è una cosa a cui tenete voi e quindi è un po' come, ok, non aspetto più, non resto più in attesa dei movimenti dell'altra persona, ma agisco ehm, e amo me stesso, mi viene da dire, vedendo anche questo asso di coppe. Mm? C'è un po' il rompere gli schemi di attesa, se vogliamo, per qualcuno. Nel caso si tratti di una relazione extra, mettiamola così, sento che un po' vale la stessa cosa. Il fatto di prendere coscienza di alcune cose e di fare voi certe scelte vi farà render conto di come effettivamente sono gli equilibri con questa persona e ad un certo punto inizierete a muovervi proprio per rompere queste barriere, queste bugie, queste mezze verità. È come se iniziaste a fare un po' il punto della situazione con questa persona e vi rendeste conto che è ora di agire, è ora di rompere i vecchi schemi di comportamento. Fate attenzione perché qui avete anche un mago al contrario, molte volte parla di manipolazione. Quindi se la persona in questione è sposato, impegnato o ha già una situazione in piedi, fate attenzione perché la storia della famiglia, gli impedimenti potenziali che potrebbe avere questa persona a causa della famiglia sono strumentalizzati, cioè non è vero che è così tanto vincolato o vincolata. E qui effettivamente verrà fuori. Mm? Per quello che riguarda il lavoro, allora ragazzi, se siete disoccupati ci potrebbe essere effettivamente qualche cosa che si muove, più tramite conoscenti che non per curriculum che avete mandato, però sento che il punto di debolezza in questo senso da parte vostra è di cercare un po' dove capita, piuttosto che magari focalizzarvi su un solo settore, concentrarvi magari nella ricerca di più aziende di quel settore, che magari è un settore che voi conoscete bene, avete già lavorato in quell'ambiente, quindi è come se aveste bisogno di sfruttare un po' meglio il curriculum che mandate. Mm, una cosa che mi viene da dirvi è che tra un po' inizia la stagione, quindi per qualcuno, ehm, diciamo, c'è più speranza, c'è più terreno fertile, se cercate in ambienti, in lavori stagionali. Quindi uno di quelli che mi viene in mente è il giardinaggio, la campagna. In realtà mi fanno vedere i giardini dei parchi pubblici, dei parchi di divertimento anche, dei condomini, cioè giardini, quindi potrebbe essere un lavoro all'esterno, di ambienti pubblici. E
Anche i lavori a contatto con gli animali, piuttosto che con i bambini, potrebbero avere un buono sbocco in questa primavera. Se foste dipendenti, allora, qui devo dire, ragazzi, che mm, prendete sempre con le pinze quello che dico, però l'ambiente sento un po' che potrebbe essere teso, ma non verrà male. In che senso? Perché tutte le dinamiche di tensione che si creeranno in questo trimestre vi faranno capire di che pasta è fatto il vostro capo, la vostra capa, il vostro superiore piuttosto che i vostri colleghi. È un po' come se questa situazione di relativa crisi potesse farvi veramente rendere conto di dove state lavorando o delle persone che avete di fianco. Se siete autonomi, ragazzi, quello che mi viene da dire è curate i social, perché ho come la sensazione che stiate un po' trascurando questa parte. Non dico che il lavoro vada male, anzi, non va male per niente, potrebbe esserci qualche cliente in più, anzi, o qualche vendita aggiuntiva. Però ho come la sensazione che potrebbe essere il caso di fare una valutazione dei servizi che proponete, piuttosto che dei prodotti che proponete, delle strategie di marketing che avete e rivederla un pochettino. Ho come l'idea che la comunicazione possa essere implementata, le azioni, le promozioni da poter fare anche, piuttosto che le collaborazioni, però appunto è come se ci fosse prima qualche cosa di troppo da lasciare indietro, ok? Potrebbe anche essere qualche socio per qualcuno, soprattutto se anche per voi vale la dinamica del devo sempre aspettare l'altro per prendere delle decisioni. Ecco, in questo caso se il socio o la socia magari ha dei ritmi un po' più lenti dei vostri e voi invece ritenete di dover sveltire o velocizzare le cose per cogliere il momento, ecco lì ci potrebbe essere qualche battibecco, qualche screzio in più. Per quello che riguarda il denaro e l'economia, allora, il consiglio delle carte è di fare dei preventivi scusate, no preventivi, dei budget di risparmio piuttosto che dei budget di spesa per il medio-lungo periodo. Per qualcuno si tratta di capire come terminare dei debiti che si hanno, potrebbero esserci dei debiti da saltare o da saltare, scusate, da saldare piuttosto che qualche fattura vecchia che non è stata pagata e avete bisogno di saldarla, questo è un buon periodo per mettere in ordine i conti, ho come questa sensazione. Mm, non vedo grosse entrate di denaro, però non vedo neanche grosse spese impreviste, quindi diciamo la norma. A parte questo potrebbe anche essere un credito per qualcuno, qualche cosa di vecchio che ritorna a galla e che o concludete, nel senso che ritirate i soldi o concludete nel senso che finite di pagare questo debito o magari vi viene chiuso, vi viene scontato, insomma, c'è qualche cosa che finisce a livello di soldi, a livello economico, ma non sono i soldi che finiscono, ok? Per quello che riguarda invece la famiglia, ragazzi, che per qualcuno può far riferimento alla famiglia di origine piuttosto che alla famiglia che avete creato, ci sarà un po' di fatica, ok? Sento che ci sarà un po' di fatica, però allo stesso modo questo asso di bastoni alla fine della linea mi fa intendere che comunque la grinta per affrontare le questioni del quotidiano non vi mancheranno. Io ho come l'idea che questo sette di spade e la torre siano un po' collegati a questo mago al contrario. Di solito ci sono come delle manipolazioni qua intorno, delle bugie. Vi avevo detto prima all'inizio che qualcuno potrebbe fare buon viso a cattivo gioco per mantenere l'ordine e la pace. Ecco, non sarà più tanto così. È come se a un certo punto decideste di alzare la testa e dire scusate un attimo, io non la penso proprio così
e potrebbe anche arrivare qualcuno che vi dice: non ti riconosco più, non sei più tu. No, sono cambiata, ieri ero una, oggi sono un'altra e ho cambiato idea ed è un mio diritto ed è lecito e va bene così. Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche lettura in più. Penso di aver detto tu. Ah no, i progetti non ho detto. Se per caso doveste avere dei progetti, sento che potrebbero essere anche più di uno e c'è come anche qui. Probabilmente siete in una fase di cambio ed è come se aveste bisogno di capire che cos'è proprio vostro, quali sono i vostri sogni personali. Vi dico, è ben prospettato, non penso che si dica in spagnolo così, è ben auspicato, mettiamola così, tutto quello che ha a che vedere con i lavori stagionali, con i lavori online, la comunicazione, il marketing, i bambini, gli animali, tutti i progetti o i lavori inerenti a questi settori hanno un potenziale di sviluppo abbastanza importante nel prossimo trimestre. Mm? Va bene, andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Ok, anche qui fanno vedere degli animali, ragazzi, c'è un'aquila, un coniglio, un lupo. Vi dicono, carta numero 8 innanzitutto, che mi richiama un po' il mago, adesso in questo no, qua non si vede in questi tarocchi, però nei tarocchi tradizionali c'è il simbolo dell'infinito nella carta del mago. Parla di un supporto divino, di alleanze e di una naturale assistenza. Bene, andiamo a vedere ancora questo oracolo. Quanti? Allora, carta numero 28. Vi invita a pulire il vostro spazio. Ci sono due correnti lungo la linea dei chakra, una è la corrente scendente, l'altra è la corrente manifestante, e sono due correnti che effettivamente indicano che come si pensa, il pensiero, questa corrente manifestante, quella che scende, quindi io posso prima pensare qualcosa e farlo manifestare, quindi quello che penso influisce sulla mia realtà, ma è vero anche il contrario, quello che c'è sulla mia realtà può influire il mio stato mentale. Quindi nel momento in cui io nel mio corpo fisico e nel mio ambiente fisico faccio una pulizia, magari mangio meglio e mi tolgo certe vecchie abitudini, migliorando la qualità di vita in un piano materiale, si migliora la qualità di pensiero. Quindi è una carta che invita a fare pulizia fondamentalmente. Poi abbiamo carta numero 6 e parla di mani che curano e mi vengono sempre in mente le mani di una mamma che cura, accarezza il bambino quando si fa male, gli mette la mano e ovviamente penso anche al Reiki, alla pranoterapia, a tutti i massaggi, tutto quello che viene fatto con le mani. Può essere un consiglio a ricevere un massaggio, eh? Poi abbiamo carta numero 14, resistenza, e sento che fa riferimento a queste prese di posizione piuttosto che scelte a cui fa riferimento il carro. Tenete presente che là dove noi abbiamo la resistenza è proprio la sfida che ci aspetta. E poi abbiamo carta numero 25 ehm, che parla di sentirsi impotenti, di sentirsi legati, sentirsi vincolati. Un po' ce lo vedo qui con questo mago e un po' ce lo vedo qui con questo 6 di spade, nel senso che è la mente che vi fa rimanere in un certo loop, in una certa dinamica mentale che vi lega, appunto. Ultimo oracolo, ragazzi. Latte e miele, carta numero 51, è un invito a godersi le piccole gioie della vita, le piccole gioie quotidiane. Cari amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione.
Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, anche se in modo un po' più ampio, però comunque c'è già del buon materiale perché iniziate a lavorare su voi stessi. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!